Ci troviamo nel centro storico di Urbino, in via Barocci, quella che può essere considerata la via dei geni urbinati. Infatti, passeggiando in via Barocci, troviamo una serie di targhe esposte sulle facciate delle case che segnalano le abitazioni dove sono nati o dove hanno vissuto artisti, letterati, matematici. Alla fine di via Barocci troviamo due oratori, due piccole gemme incastonate in questo prezioso diadema che è Urbino: l'oratorio di San Giovanni e l'oratorio di San Giuseppe. L'oratorio di San Giovanni Battista fu edificato nel 300 ed è caratterizzato esternamente da una facciata neogotica realizzata nei primi anni del Novecento che quasi non fa presagire la bellezza e la ricchezza degli interni. Sotto un quattrocentesco soffitto in legno a carena di nave, l'ambiente si illumina degli sfavillanti colori di un ciclo d'affreschi raffiguranti una grande crocifissione e le storie di San Giovanni. Un ciclo di affreschi terminato nel 1416 dai fratelli Lorenzo e Jacopo Salimbeni da San Severino, la Cappella Sistina di Urbino, dove possiamo quasi sentire lo scorrere dell'acqua del fiume Giordano, oppure il tintinnio dei campanelli dorati appuntati sul manto di Erode. Potremmo poi farci quasi travolgere dal pathos della straordinaria crocifissione sulla parete di fondo. Poco distante da San Giovanni, accanto, potremmo dire, l'oratorio di San Giuseppe, un oratorio cinquecentesco, ma che nelle forme attuali dobbiamo alla munificenza di Casa Albani. Saranno proprio gli Albani a volerlo riedificare tra 600 e 700, facendolo decorare dal pittore di Casa, Carlo Roncalli. Particolari all'interno della chiesa superiore dell'oratorio l'altare con la statua in marmo bianco di Giuseppe Lironi, raffigurante proprio San Giuseppe, e le due colonne di porfido strappate dal Pantheon di Roma. Dell'edificio cinquecentesco di San Giuseppe rimane la piccola ma preziosa Cappella del Presepe, che conserva uno straordinario gruppo scultoreo raffigurante un presepe, opera del plasticatore urbinate Federico Brandani. La sagrestia di San Giuseppe è impreziosita da un grande mobile dipinto realizzato dal visionario pittore Alessio De Marchis, e alle pareti troviamo i ritratti dei confratelli illustri, ritratti dei duchi di Urbino o del pretendente al trono inglese di fede cattolica, Giacomo III Stuart. All'interno della cappella superiore riecheggia ancora il suono dell'organo realizzato a fine Settecento da Sebastiano Vici.